Buongiorno a tutti. Allora, nell'ultimo video, del quale se riesco a inserirlo troverete un link qui sopra da qualche parte, mi ero dilungato in alcune disquisizioni di carattere tecnico, soprattutto sul concetto di doppia esposizione, quando si deve usare o è bene usarla in determinati frangenti. Anche per non rendere quel video troppo lungo, l'ho estrapolato questo pezzo ed è l'oggetto del video che vedrete oggi. Quindi spero che sia di vostro interesse, spero che ne possiate ricavare qualcosa e che vi piaccia il video. Pertanto buona visione e ci vediamo alla prossima. Un'altra cosa da considerare è che quando c'è un soggetto in primo piano molto vicino alla fotocamera, direi che è quasi obbligatorio procedere a una doppia esposizione, quindi una sicuramente per il soggetto in primo piano e l'altra per tutto il resto. Sarebbe meglio farne tre, quindi una per il soggetto in primo piano, uno per il piano intermedio e uno per lo sfondo, per poi unirle in post-produzione. Questo consente anche di usare dei diaframmi leggermente più aperti, quindi intorno a f8 oppure addirittura f6. A questi diaframmi gli obiettivi in genere danno il meglio di sé, chiudendoli a f11, f13, f16 l'obiettivo perde quasi tutti, anzi tutti praticamente perdono un pochettino di nitidezza e un po' delle proprie caratteristiche. Però diciamo così che utilizzando un diaframma f11 oppure f13 secondo me si possono fare anche solamente due esposizioni, una per il soggetto in primo piano e uno per tutto il resto, mettendo a fuoco, diciamo così, sul soggetto più lontano, per poi unirle in post-produzione. Esito di esposizioni multiple. Adesso voglio fare la foto di questo sentiero che passa attraverso questi alberi, una foto niente di che, non c'è nessuna particolarità che merita di essere descritta. Quello che però vi voglio far vedere è che un'altra tecnica è questa: operare una doppia esposizione, una per le luci, quindi esporre per le luci. Vedete, questa foto fondamentalmente è scura, però le luci non sono bruciate. Invece aumentare l'esposizione per chiaramente portare più luminosità al resto della foto, però in questa maniera si bruciano le luci, quindi le luci verranno indistintamente bianche e bruciate, appunto, non ci sarà dettaglio sulle luci. Quindi anche in questo caso si fa una doppia esposizione che poi si unisce in post-produzione, però appunto in questo caso qui non è un'esposizione multipla per la messa a fuoco, è un'esposizione multipla per l'esposizione, in modo tale che la foto abbia una gamma dinamica sufficiente a mostrare tutti i dettagli, sia delle ombre e sia delle luci. Veramente quando ho una scena che richiede una gamma dinamica molto alta. Cosa vuol dire una gamma dinamica molto alta? Cioè quando ho forti luci, quindi luci molto brillanti o colori molto chiari, e poi ho delle ombre molto profonde, come in questo caso qui. In questo caso noi abbiamo il bosco che è più scuro perché filtra meno luce, e poi oggi è anche una giornata di cielo coperto, ma sullo sfondo abbiamo il cielo che, pur essendo coperto, ha un colore bianco e quindi è comunque molto più luminoso del resto della scena. Questo quindi impone di adottare delle tecniche affinché questa gamma dinamica sia riportata anche sulla fotografia, perché le macchine fotografiche hanno una gamma dinamica che è di gran lunga inferiore a quella dell'occhio umano, e quindi l'unica maniera per rendere al meglio tutto lo spettro della luminosità è procedere a esposizioni multiple. Allora, ho trovato queste splendide radici che vale la pena di fotografare con un grandangolo. Un modo molto interessante per riprendere è quello di mettersi molto basso, vicino
a loro, in modo tale da avere una radice centrale che esca dal centro dell'immagine e due radici di lato che escano dai lati. In questa maniera si dà anche un senso di dinamismo all'immagine stessa, oltre a rappresentare un punto di vista inusuale, differente di un'immagine come questa, che è completamente differente se ripresa da altezza normale rispetto a un punto di vista nuovo. Allora, questa foto non l'ho neanche sviluppata e ve la voglio mettere come chiaro esempio di come una bella immagine, una bella idea possa essere rovinata da una pessima realizzazione. Infatti in questa foto quello che si vede principalmente è il caos del terreno e dei sassi sotto alle radici. Ci sono tantissimi errori in questa foto, quello principale è di composizione, ossia innanzitutto avrei dovuto stare più basso in modo da minimizzare l'impatto visivo di questo terreno, di questo fango, di questi sassi sotto alle rocce, alle radici, e quindi lasciare che le radici componessero delle linee di visuale che arrivassero a metà foto e non sul bordo superiore della foto stessa. Inoltre avrei dovuto in questa maniera includere anche un pezzo del tronco, che comunque era un ottimo soggetto in quanto ricoperto dal muschio, ma soprattutto avrebbe svolto la funzione di punto di fusione di queste linee e di soggetto principale, quindi lo sguardo sarebbe corso su questo tronco attraverso le linee tracciate dalle radici. Niente, si impara sempre, soprattutto dai propri errori.